Indipendentemente dal luogo e dal tempo, tutti in Eldamas sanno una cosa, che la vita, l'esistenza, si basa su 2 fattori, 2 pesi sulla bilancia: la magia e l'equilibrio. Il predatore mangia la preda, per questo le prede vivono in branchi e i predatori sono meno. L'acqua è in equilibrio con la terra, non la invade, permette la vita. Ma a volte alcuni fattori che non dipendono dalla decisione dell'uomo, ma di altre entità, rompono questo equilibrio per creare un mutamento. Cosa succede se a un essere umano, da sempre inadatto alla magia, vengono concessi poteri divini, poteri che l'uomo in realtà cerca da quando ha messo piede su queste terre? Succede che quell'individuo diventa un gradiente per la guerra, un gradiente per l'odio, un gradiente per il cambiamento di un equilibrio dato per scontato, per ricordare agli uomini che non sono padroni del loro destino. Eravamo rimasti appunto a te che partivi con questi tuoi nuovi compagni di viaggio per appunto andare a fare questa missione diplomatica. Siete appunto appena partiti, se vi girate vedete ancora la vostra la tua cittadina alle spalle, però non c'è troppo freddo in realtà, c'è il classico sole d'inverno che è accecante, bel riflesso sulla neve che dà proprio fastidio agli occhi. Se andate al trotto la raggiungete abbastanza facilmente Caleva, che non si è neanche girato a controllare che la steste seguendo, è 200 metri avanti. Io, Tasha, prima di partire al trotto spedito, si gira un'ultima volta verso il villaggio, pensando ovviamente a suo padre, ma in realtà pensando a quello che sta lasciando indietro e al pericolo del viaggio che sta per affrontare, considerando che, come hai ricordato tu dallo scorso episodio, da molto tempo che non cavalca effettivamente, da molto tempo che non intraprende un viaggio del genere, quindi non spaventata, però sicuramente di fatto un po' ansiosa lo è. E quindi si gira un'ultima volta verso quello che è diventata la sua casa, sostanzialmente. E dopo aver ringraziato, come abbiamo visto nell'ultimo episodio, Runadrim per aver suggelato il patto con il suo nuovo compagno, cerchiamo di raggiungere, suppongo, entrambi Kaleva, che è partita incazzatissima. Cerco di arrivarle di fianco e sostenere la sua andatura, perché vorrei parlarle. Ok, fammi fare una roba. Perfetto, non hai la più pallida idea di come si inciti un cavallo ad andare al trotto. Sei già stupita di essere riuscita a farlo andare avanti. Ok. Sei già lì con le briglie, hai presente quando inizi a guidare, no? E sei lì col volante che fai oddio, e sei lì col cavallo e vedi che va un po' a zig zag e c'è una drink un
pochino sembra divertito sotto i baffi da quello che sta succedendo, però non dice niente. No, cioè, ok, allora abbandono tutti i miei piani di poter andare più veloce, perché già è tanto se riuscirò a stare sul cavallo. Guardo Runadrim, molto spaesata, e Runadrim probabilmente vede che sono abbastanza tipo, che cazzo devo fare per mandare avanti questo animale? Cioè, per quanto sia il mio nuovo compagno, ma non lo conosco, no. Quindi lo guardo e lui sta andando a passo o sta già trottando? Perché forse Allora, posso copiare i suoi movimenti. dato che ti ha visto salire abbastanza tranquillamente, che tu sapessi manovrare un cavallo, lui era partito al trotto, solo che si è reso conto che non gli eri dietro, quindi si è fermato e sta aspettando che lo raggiungi. Vado proprio leggera, perché appunto non so come muovermi, quindi vado super leggera per poter far partire il cavallo, anche non trottando, però Ok, fammi un addestrare animale. ok. 8 più 2, 10. Ok, il cavallo si è reso conto che te non sei proprio ferrata, insomma, però probabilmente ha un carattere piuttosto docile o è stato addestrato già da prima di esserti dato in dono, quindi capisce, intende quello che vuoi cercare di fare e accelera un po' l'andatura. Però, cioè, tu non ti aspettavi che funzionasse la cosa, quindi sei un po', oh mio Dio, ha funzionato. Ah, ok. Bellissimo. Vorrei accarezzarlo. Sì, mi sono accorta che non ho fatto un bel lavoro, quindi volevo accarezzarlo tipo bravo. Vuoi pettarlo? Vuoi Allora, pettarlo? sì. Voglio pettarlo, Ok, sì. lo puoi pettare, però è abbastanza indifferente Ok. al petting. Runadrim aspetta che tu lo raggiunga. Quando lo raggiungi, inizia ad andare anche lui, non esattamente al trotto, però a passo abbastanza in modo da starti dietro. Si avvicina andando a cavallo e ti spiega: beh, intanto ti consiglio di stare morbida sulle braccia. Tu sei così. Aiuto. Grazie. Vedi, il cavallo sente la tua tensione e quindi rende la cosa un po' meno scorrevole. E ti avverto, le tue gambe soffriranno tanto questa sera. Molto bene. La prima cavalcata è una bella storia. Per mandarlo al trotto basta una scossa di briglie e la stessa talonata che hai dato prima, ma l'importante è che resti morbida. Il cavallo va dritto da solo, quindi se sei tesa le muovi facilmente le briglie, se morbida no. E ti fa vedere il movimento, quindi presumo che adesso tu lo guardi e lui fa esattamente questa cosa, dà una leggera scossa alle briglie, un tap sui fianchi del cavallo e il cavallo Certo. parte al trotto. Faccio la stessa cosa e cerco di portarmi vicino a loro. Allora, data l'efficienza del tiro di prima, non ti faccio ritirare. Ok. Riesci sempre a dare questo comando. Il cavallo intuisce e inizia ad andare anche lui al trotto. E ti rendi conto del perché ti ha detto ti faranno male le gambe? Perché stai saltellando sulla sella Sì. e bisogna farsi muscoli per Certo. cavalcare. Quindi sai già che avrai una carne grea stasera da tanto dolore. Quando parti al trotto ti rendi conto che Kaleva in realtà forse si è un po' sbollita e sta andando al passo, giusto il tempo perché voi la raggiungiate, siete a un centinaio di metri circa. Quando la raggiungete, lei leggi nei suoi occhi un misto di divertimento, forse un po' di ripicca perché ti ha visto in difficoltà. Può intuire che sia un pochino più sbollentata e lei riparte, questa volta sempre al trotto, però ormai sai come si fa, quindi riesci tranquillamente a stare al suo passo. Tasha vorrebbe parlare con Kaleva, ma pensandoci realizza che forse è un po' troppo presto e quindi la vuole far sbollentare ancora un po'. Il mio obiettivo sarebbe quello di parlarle a viaggio leggermente più inoltrato. Quindi per ora si trattiene, diciamo, perché comunque non è una introversa. Quando vuole parlare sente l'impulso di farlo. Però per quel momento cerca di trattenersi. Magari provo a chiacchierare con Runadrim, a chiedergli qualcosa. Runadrim ha capito che c'è un minimo di tensione, quindi noti che per quanto sia rilassato, comunque ce l'ha l'occhiolino attorno, cioè è rilassato ma non è distratto, cioè non è in allerta ma
tiene a mente quello che sta succedendo. Cioè, ti sembra comunque, malgrado la giovane età, un tipo abbastanza responsabile. Gli rivolgo la parola e gli dico grazie ancora per prima. Non mi aspettavo un dono così grande da parte vostra. Non preoccuparti, ma hai fatto un errore, non è da parte mia, tuo dono. È da parte di Caleva, personalmente. Io non facciamo parte della stessa tribù. Siamo alleati da poco, quindi sarebbe un errore se ti dicessi che è anche da parte mia questo dono, ma sono abbastanza sicuro che tu te lo meriti. Conosco abbastanza Caleva da capire che non è una che regala facilmente i suoi favori. Posso chiederti da che tribù vieni esattamente? Beh, più che una tribù la definirei una famiglia. Non vengo da troppo distante da qua. Bisogna circumnavigare il lago Nazcan, andando verso ovest, lungo le rive. Siamo considerati da voi, penso, il confine con le tribù occidentali, se non sbaglio, l'ultima delle tribù centrali. Beh, mi fa piacere Vuoi che... sapere? Vai, vai. Lui aveva iniziato a parlare, ti ha sentito parlare e si è interrotto. Quindi ti Ok, lascia andare avanti, poi ok. dopo dirà quello che voleva dire. Mi fa piacere che vi siete alleati. Di sicuro un'alleanza è meglio di altro e faccio un cenno del tipo, insomma, per farmi capire. Ho sentito da mio padre che qualcosa sta cambiando. Tempo che tu dica questa cosa, e Lunadrim distoglie un attimo lo sguardo. Lui per tutto questo tempo ti aveva parlato guardandoti negli occhi. Mm. Quindi Lunadrim è un tipo che quando ti parla ti guarda fisso negli occhi. Per alcuni potrebbe essere un po' inquietante come cosa, però è una sua caratteristica. Quando gli dici qualcosa sta cambiando, è talmente palese la sua reazione che tu capisci che lui sa benissimo di cosa stai parlando e che evidentemente è un argomento che non lo rende molto contento. Infatti ti risponde: hai ragione, un'alleanza è sempre qualcosa di buono, se è volontaria. Perdonami, la vostra alleanza abbassa un po' la voce per non farmi proprio sentire a tutto spiano da Caleva. La vostra alleanza è stata obbligata? Dettata da necessità, direi. La mia tribù aveva bisogno di aiuto e i più vicini e più potenti erano quelli della tribù dei lupi di ghiaccio. Ti spiego. Tutte le tribù si riferiscono a loro con un nome. La tribù proprio originaria di Caleva, non l'alleanza, proprio quella da cui viene lei, è la tribù dei lupi di ghiaccio, proprio gli allevatori specializzati nell'allevamento, cioè nell'allevamento dei lupi. E quindi ti spiega questa cosa, che praticamente l'alleanza che hanno avuto non è sgradita, però non è volontaria, cioè è evidentemente dettata da necessità, da causa maggiore. Allora, più che non fargli piacere, sembra che sia un tema a lui vicino. Ha lo sguardo di qualcuno che ha vissuto. C'è un motivo se non ti ho fatto tirare per questa cosa, si scoprirà più avanti, ma c'è un motivo per cui è così palese questa sua reazione evidente. Anche perché in fondo è giovane, cioè. Gli dico, beh, in ogni caso ti ringrazio di essere qui e di poter portare i vostri popoli ad Eldamas, la vostra testimonianza. Però, se non sono troppo indiscreta, posso chiederti, e qui abbasso di nuovo la voce, se tu vedi bene questa alleanza o se, insomma, io ho vissuto vicino ai lupi di ghiaccio e non stanno simpatici alla tua tribù? È abbastanza complicato, non te lo nasconderò. Non era previsto che io facessi parte di questa missione, per ora ti basti sapere questo. Purtroppo la mia presenza è decisamente un malaugurio per queste terre e probabilmente anche per le tue. Un malaugurio? Cioè lo Non guardo per veramente colpa mia. intensamente con del tipo what the fuck. Ok, anche lui non abbassa lo sguardo, cioè non noti paura, vergogna, te
uno sguardo molto realista, cioè molto cosciente di quello che sta dicendo. Purtroppo è così. Non è dipeso dalla mia tribù. Tu sai che i cacciatori erranti hanno sconfinato, giusto? Sì. Non sarebbe stato così un trauma se si fossero limitati a fare quello. Che cosa è Io successo? personalmente non posso dirti altro, non ne ho il permesso. È una delle clausole dell'alleanza con Kaleva. Sta Sarà lei a puttana! parlartene se lo desidera. Sta puttana! Legit, Tasha che dice porca puttana. No, a parte gli scherzi, quando lo dice, quando Ronaldin dice questa cosa, è una delle clausole dell'alleanza con Kaleva, Tasha, vede che mi sorprendo un po', non lo nascondo neanche perché sti cazzi, e a bassa voce gli dico con un tono del tipo adesso ci penso io, tranquillo. Gli dico ok, grazie, adesso ci penso io. Qua a sistemare le robe. Comunque adesso ti spiego l'idea che ti sei fatta un pochino di Runa Dream, più che altro per chiarire, nel senso, può sembrare frettolosa il fatto che lui ti abbia spiegato queste cose, ma è evidentemente lui, potresti dire, in stato un po' di ansia, ed è molto sincero, cioè hai notato, è diretto e sincero, un po' come Kaleva, forse anche di più, quindi lui quando c'è qualcosa da dire te la dice, non ci gira intorno. Quando tu dici adesso ci penso io, riferito a Kaleva, l'hai visto un attimo sbiancare. Un'ultima cosa che vorrei dirgli, chiedergli più che altro, abbassando sempre la voce, tenendo la voce bassa, gli chiedo quanto rischiamo con questo viaggio e quanto rischi tu. Io ho già superato la mia prova. Il viaggio di per sé non sarà un rischio, siamo ben distanti dalle avanguardie dei cacciatori. Ciò che mi preoccupa è il ritorno e la vostra risposta. Non so se queste terre saranno le stesse, per questo dobbiamo affrettarci. In che senso queste terre non saranno le stesse? Hai paura della colonizzazione o di qualcos'altro? In ogni caso queste terre non saranno più le stesse. Per risolvere questo problema abbiamo bisogno del vostro aiuto, dei vostri eserciti, dei vostri soldati. Non è qualcosa che possiamo risolvere da soli. Il nostro popolo si è dimenticato che cos'è la guerra. Capisco. Ne scoppierà una. Purtroppo non sarà facile nemmeno per me poter convincere il Senato, dato che c'è già una guerra che è imperversa in Eldamas. Però ti prometto che ci proverò, ce la metterò tutta per poter raccimolare delle risorse. Quando dici Eldamas, Runa Dream ti guarda tipo... Che posto è? Cioè nel senso di cosa stai poverino, parlando? scusa. E ti chiede una guerra? Io davo per scontato, no? C'è il colonizzatore che arriva e che In dà per realtà, scontato sì, la ma non conoscenza solo. del... E quindi gli In spiego... realtà c'è un fattore un po' strano. Sì. Perché quelle delle tribù centrali, quando tu dici Eldamas, sanno a cosa ti riferisci? Cioè l'hanno imparato che voi non chiamate il mondo come lo chiamano loro. Ma lui Però viene da... lui ti ha detto che viene dalla tribù al confine, l'ultima tribù prima delle tribù occidentali. La tribù a cui lui si riferisce, te intanto sai come si chiama? Sono i Corvi d'Argento. E sono coloro che hanno il più grande giacimento di lacrima di Silane. Quindi tu hai avuto diversi contatti con questa tribù. Ok. Quindi è strano che lui non lo sappia. Vuoi farmi un'intuizione? Sì, dai. 15 più 2. Ok. Ti sembra strano, però nella sua storia non noti niente che non quadri. Dato che ti è sembrato così sicuro di quello che diceva, così tranquillo, sì, è strano che non sappia a cosa ti riferisci quando parli di Eldamas. Però te sai che non è l'unica tribù, quella occidentale al lago di Nazcan, quella dei Corvi d'Argento. Qua hai dato per scontato che si riferisse a quella con lo spirito da colonizzatore, però sai che ce ne sono altre con cui non avete molti contatti.
A quel punto non voglio sembrare arrogante, quindi gli dico in modo schietto, ma non appunto non arrogante. Eldamas, le terre da cui provengo, il regno del fulmine e il regno dell'ombra sono in guerra con gli altri 5 regni e noi la chiamiamo Eldamas. Sono un attimo anche spiazzata perché non so esattamente come spiegargli. Noi stiamo andando verso la parte sud di Eldamas, che è il regno del fulmine, il mio regno, ma tu non conosci, insomma, mi hai detto che sei al confine, ma non conosci un minimo di della nostra cultura, senza offesa, ovviamente. Non ho problemi ad ammettere la mia ignoranza. Runadrim riprende a guardarsi attorno e probabilmente ha mantenuto l'orecchio attento per tutta la vostra conversazione. Diciamo che sta facendo un po' da sentinella perché Caleva le girano le balle, te sei impegnata a parlare, quindi a sto punto lo fa lui. E mentre si guarda attorno dice: non sono stato al mio villaggio per tanti anni. Sono un esploratore, vado in avanguardia. Sono un guardiano delle nebbie. Se vuoi sapere cosa sono devi tirarmi su storia, ma ti avverto che è un tiro complicato. Allora, posso provare a chiederglielo e se non me lo vuole dire tiro su storia? Puoi provare a chiederglielo, Ok. sì. Cosa... Perdonami, cosa sono le nebbie? Ok, questa volta è lui a guardarti come tipo, ma in che mondo vivi, scusa? Cioè, è molto... Le nebbie sono a nord-ovest da qui. Le nebbie del vuoto, le nebbie dei dimenticati, non le conosci? Tiro su storia. Molto bene. Tira su storia. 6 più Ok. 10. Allora, l'hai sentite citare nei racconti delle tribù centrali, ma cioè, puoi intuire che si tratti di nebbia, appunto perché si chiamano nebbie. Sai che le temono? Cioè, Ah, le temono molto. ok. Eh, allora gli rispondo, ne ho sentito parlare, ma il mio tiro di storia è andato male, quindi gli dico molto piano, ne ho sentito parlare, ma non ne conosco la natura. Ho sentito dire che sono molto temute, ma mi faccio un no con la testa del tipo, mi ricordo un cazzo. Ok. Noti che Runadrim accetta con piacere di cambiare argomento, di non parlare del suo passato, e si mette un po' più dritto sulla sedia, un po' più fiero, no? E ti mostra il braccio sinistro, su cui c'è appunto una placca di bronzo a mo' di protezione, sulla quale è inciso un simbolo molto strano, perché tu conosci bene il simbolo della cioè conosci i simboli dei regni, solo che è un mix, nel senso, sai bene che il simbolo del regno della luce è una luna tonda con una mezzaluna piccola Mhm, e una mezzaluna più grande che gli mhm. vanno attorno. Però al posto della mezzaluna grande c'è attorno il simbolo dell'ombra. Ok. Allora, ce l'hai inciso sulla placca e non è sbalzo, è proprio inciso tipo a scalpello, no? Mhm. E mentre cavalca ti dice è il simbolo dei guardiani delle nebbie. Il nostro compito è controllare i confini, le attività che ci sono e soprattutto proteggere queste terre da esse. Le nebbie hanno un'origine molto antica, maledetta, si potrebbe dire. Non so in che dei voi crediate. E qua si ferma come per lasciarti rispondere. Io Voi credete agli stessi dei, sì. però hanno una tradizione religiosa molto diversa.
cioè ne sai poco. Gli dei sono gli stessi, ma Ah, le storie... ok, quindi posso dirgli gli stessi vostri senza troppi problemi? Puoi chiamarli i 7, Ok. volendo. Sì, sì, mi trattengo un po' perché io non ho troppa fede negli dei, dato che sono una creatura molto razionale, ma vabbè. Perché stavo per dire loro, ma in realtà dico noi veneriamo i 7. Beh, allora presumo tu conosca la storia di Zarat. Lo dice con moltissima tranquillità. Ok, per noi è un tabù. Per voi è un tabù. Allora, per voi un po' meno, Sì. per voi del popolo del fulmine, ma nella tradizione religiosa di Eldamas è proprio un tabù. Zarat è la dea della rovina, colei che ha piantato il seme del male nell'uomo, che gli ha reso la vita difficile. Io quindi lo guardo un attimo tipo... Ok. Um, sì, non ne parliamo, però sì. Beh, non so che storia vi raccontino. Beh, non so che storia vi raccontino, ma a nord-ovest di questa regione sta un luogo proibito, una vasta pianura desolata coperta da nebbie. Nebbie che si muovono anche quando il vento è immobile. Nebbie che desiderano la vita, la cercano, la divorano. Al centro di queste terre si trova una montagna altissima, si chiama la Zanna di Emrakel. Si dice che Emrakel sia stato il primo di quelli che voi chiamate Cavaliere della Luce. E Emrakel fu colui che convinse gli dei a rinchiudere Zarata nel buio eterno. La separazione che causò tra madre e figli fece nascere in quelle terre un desiderio di ricongiunzione gigantesco. Quelle terre vivono la perdita, l'essere state strappate della loro fonte di vita, della loro madre, e quindi cercano disperatamente di riottenerla. Da qui intuisci che evidentemente il fatto che Zalata sia stata rinchiusa per questi popoli non è esattamente un fattore positivo come lo è per voi, e che conosce i cavalieri. Questo mi turba profondamente, ovviamente, per il fatto che non solo non ho mai riposto troppa fiducia nei cavalieri, dato che c'è una guerra in corso, i cavalieri sarebbero quelle che dovrebbero tenere la pace, o comunque che dovrebbero rappresentare i popoli, eccetera, eccetera. Non ho mai riposto troppa fiducia negli dei, nei cavalieri, eccetera. Quindi sentir ricongiungere la nostra, tra virgolette, mitologia, la nostra religione anche in quelle terre è un attimo spiazzante. Cosa gli posso dire a questo ragazzo? Io, essendo appunto un attimo spiazzata, guardo Runadrim e gli dico inizialmente ok, frena, non me l'aspettavo. Posso chiederti come mai sei un cavaliere delle nebbie e cosa dovete difendere? Non è stata una mia scelta. Essere guardiani delle nebbie è un'elezione. Le nebbie fanno vivere agli uomini i loro peggiori incubi e li consumano lentamente. Pochissimi di coloro che ci sono entrati sono riusciti a uscirne, non solo vivi, ma uguali a prima. Il destino ha voluto che da bambino, incosciente, molto piccolo, io entrassi in quelle nebbie.
Ne sono uscito illeso e quindi gli dei mi hanno scelto per far parte dei guardiani. Il nostro compito è quello di proteggere tutti gli altri abitanti di Eldamas. Teniamo sotto controllo per quanto possibile queste nebbie, perché cercano di espandersi. E quindi, nel caso accada, noi avvertiamo l'intera popolazione. E quindi, se sto cercando di andare persino oltre le terre perdute, penso che tu possa capire cosa sta accadendo. Le nebbie avanzano e così inizia ad andare al trotto e si avvicina a Kaleva. Io dico un cazzo tra me e me, perché intanto non mi aspettavo che questa cosa prendesse una piega così religiosa e così soprannaturale, e la cosa mi fa profondamente incazzare. Aperta parentesi per l'audience. Gli dei in Eldamas esistono, cioè sono un dato di fatto. Sono non è io che non una ci credo. credenza. Cioè è Tasha che non ci crede, però gli dei ci sono. Però diciamo che non si manifestano agli uomini. Esatto. Ok, quindi da quel punto di vista non è del tutto scontato che uno ci creda, però. Non si manifestano agli uomini molto Esatto. tempo. Dopo aver detto questo, cazzo, provo a colpire il master. Li seguo, sto dietro di loro, cerco di rimanere con gli occhi aperti, diciamo, perché la mia percezione passiva fa un po' cagare. Cerco di essere un attimo sveglia e proseguo il viaggio meditando, perché sono un attimo rincoglionita da tutte queste informazioni. Ok. Io sono dietro di loro, a cavallo, rimango dietro di loro più che altro perché sono abbastanza scossa da quello che mi ha detto Runadream, ma soprattutto per quanto riguarda quello che mi ha detto riguardo a Kaleva e alla loro alleanza, perché ovviamente essendo amiche, ovviamente mi aspetto che ad un certo punto o mi venga a dire qualcosa o comunque ci possa essere tra noi uno scambio, anche se a questo punto della questione sono convinta che siano anche questioni molto legate ai loro popoli e quindi sono un po' sfiduciosa nel pensare chi potrebbe parlarmene. Quindi sono un attimo titubante, rimango dietro di loro a riflettere su queste cose, rimanendo comunque però attenta all'ambiente circostante, perché l'atteggiamento di Runadream mi ha un po' allertata. E volevo chiederti se conosco intanto se la tribù centrale dei lupi di ghiaccio è legata a qualche culto particolare, e in secondo luogo se conosco origini magiche di Kaleva, della sua famiglia e in generale della tribù con cui ho avuto più contatti, però particolarmente di Kaleva. Fammi un tiro sulla religione allora. Ok, 19 più 2, 21. Attenzione. Allora, riguardo il culto, appunto perché non ti è mai interessato, diciamo. Te appunto sono le stesse identiche 7 divinità e a quanto tu sai hanno anche gli stessi rapporti che voi studiate, ma appunto per te è stata una cosa un po' nuova, ma non così tanto, perché vi era capitato di parlarne e avevi già notato che non c'era un particolare disagio a parlare di Zarat, della rovina. Ti rendi conto che non è una cosa legata solo a quella tribù, ma è proprio, diciamo, il culto delle terre perdute, il fatto che Zarat non fosse evidentemente una dea malvagia, oppure che la sua dipartita, il suo essere stata imprigionata, non è vista come una cosa buona, anzi come una cosa negativa. Hai la conferma di quello che pensavi potesse essere una cosa possibile, ma ti sembrava un po' fuori dal mondo. A livello di culto, hai notato che sono molto legati alla geografia, a dove si trovano, hanno un profondo legame con l'ambiente che gli è attorno. Le tribù, tutte le terre perdute, sono 7 macrogruppi, uno per ogni dio. Le tribù centrali hanno un particolare legame con Esdarim, il dio del vento. Te sai che Kaleva è della magia del vento, non sai se possiede altri poteri, ma lei è di certo una maga del vento. Ok. Allora, appunto perché sei allerta, li senti parlottare in sottofondo, in una lingua che non è il comune, ma non è neanche la lingua delle tribù centrali. Inizio anche ad essere un po' irritata, però non faccio niente. Cerco di capire se posso il tono della conversazione. Pacato. Ok, fammi un
Percezione. Ok. Ok. Capisco che stanno Sei... parlando. Ho fatto uno comunque. È una conversazione. Ok. Allora, a un certo punto ti metti lì e dici voglio ascoltare per capire se capisco qualcosa, non capisci niente proprio. Il problema è che è una lingua molto sonora, con suoni molto di gola ed è così strana, così inusuale che a te sembra quasi che stiano facendo i deficienti, no? Ok? Tipo i versi degli animali o cose strane e tu sei lì che ti guardi attorno e sei ma che cosa? Dopo questo fallimento, resto zitta, li seguo. Vorrei cercare di ricordarmi il simbolo che aveva Runadrim sul braccio, se ho ricordi di qualche cosa simile, di qualche simbolo simile, a parte ovviamente i simboli dei regni di quando ero ad Eldamas. Non ti faccio tirare perché appunto per te era una cosa Ok. totalmente nuova, cioè non sapevi assolutamente nulla dei Mhm. Guardiani della Nebbia. Allora sto dietro di loro e mi faccio i cavoli miei. Ok, noti che la conversazione si risolve con Kaleva che si gira verso di te in un tono abbastanza neutro in realtà, passando al comune, dice fra un po' dovremmo guardare un fiume congelato. Rallentiamo così non avrai problemi a controllare il cavallo. Gli faccio un cenno, non le rispondo neanche, le faccio un cenno di assenso molto normale. Ok, la prende molto male. Cazzo. Noti dalla sua espressione che tipo, ma va bene, si rigira e va avanti. Un'ora e mezza dopo, ormai il sole è abbastanza alto, non ha mai smesso di nevicare. Ormai sei abbastanza infreddolita, non sei proprio abituata a star fuori di casa te, men che meno in viaggio, quindi... E hai tutto il tuo zaino, la tua giacca coperta di neve e non essendo completamente impermeabili, sono un po' umidine. E tu pensi, lo zaino non è impermeabile. Io ho tutti gli attrezzi lì dentro, e tutti gli oggetti, e i progetti di pergamena se si bagnano. In questo momento Tasha non saprebbe cosa fare, quindi me ne sto nel mio, dato che non possiamo fermarci, sta continuando a nevicare, quindi se cerco di trovare una soluzione faccio danni tripli. Per ora non faccio assolutamente niente. Il paesaggio durante la prima tappa della marcia non cambia. Questa è la parte anche difficile del viaggiare nelle terre perdute perché è tundra. Questo vuol dire cespugli, licheni, pochissimi alberi, sono una cosa rara ed è un paesaggio che si ripete, continua a ripetersi. Questo rende facile perdersi a chi non è esperto. Oltre al fatto che dà proprio una sensazione di desolazione a guardare a questo niente coperto di neve, niente in tutte le direzioni, non vedi più la città alle tue spalle. Tu l'ultima volta che hai percorso questo cammino è stato 6 anni fa, quando sei arrivata qui. Iniziano ad arrivarti un pochino i ricordi di del percorso che avevi fatto da ragazza, si può dire. Ormai sei una giovane adulta. Da ragazza eri un po' meravigliata in realtà perché non avevi mai visto così tanta neve. Sai la gioia che hanno i bambini quando nevica, no? È vista come una cosa speciale. Quindi la prima volta eri tipo, oh mio Dio, quanta neve. Solo che adesso per me è una cosa normale, cioè quasi un pochino forse ti annoia, a meno che non sia un paesaggio particolarmente bello, la neve è come per noi vedere nuvoloso. Ti ricordi che ti sei anche ammalata perché avevi sottovalutato le temperature e quindi ti era venuto giù un febbrone da cavallo, starnuti, sei stata una settimana nel letto davanti al fuoco per riprenderti dai geloni che ti eri presa. Quando arrivate al fiume che dovreste guardare, il fiume lo riconosci perché ti sei già spinta abbastanza in là, per così dire, con Kaleva durante le battute di caccia. Quindi non sei mai, cioè non hai ancora raggiunto il momento in cui Sam dice fatto questo passo non sarò mai stato più lontano da casa. Sei ancora nell'area che conosci, per così dire. Solo che una cosa particolare delle popolazioni delle terre perdute è che non danno un nome ai fiumi o ai laghi. Tranne all'unico lago che ha un nome, che è il lago di Nazcan, che loro non cioè è un nome che hanno creato per voi, perché anche per loro non ha un nome. Loro non danno un nome specifico a tutte quelle che sono le correnti d'acqua, le sorgenti d'acqua, per loro è acqua.
sono molto più legati al territorio e al terreno, non tanto all'acqua. Ed è una cosa un po' strana, perché di solito le popolazioni più antiche invece erano molto legate all'acqua, però questi sono circondati da ghiaccio, l'acqua ce l'han sempre, non hanno questo tipo di problema. Quindi è, non vorrei dirti fiume.jpg, ma è un fiume che tu conosci, però non ha un nome. È acqua senza un nome. Il fiume diciamo che è incassato nel terreno, ovvero dovete scendere da un minuscolo crinale, sarà 1 metro, cioè è congelato appunto. Caleva con molta tranquillità fa scendere il cavallo e vedi che lei e Runadrin vanno anche insieme, quindi aumentando il peso, ma il ghiaccio li regge molto bene. Cerco di imitare gli spostamenti di Caleva per poter fare le cose in sicurezza, dato che non ho idea di come muovermi. Fammi un addestrare animali. 14 più 2, 16. Ok, lo fai con abbastanza scioltezza, però ti accorgi che il tuo cavallo, sì, obbedisce agli ordini, però è irrequieto. Si guarda attorno, sposta un po' di più la testa, però avanza. Posso intuire se il cavallo è irrequieto a causa mia o a causa di circostanze, cioè a causa del lago o a causa di... Ti sembra di qualcosa attorno a voi, cioè non sembra che sia a disagio per te. Posso fare un percezione? Non so. Mi faccia un percezione. Ok, sì, 20. Ok, vedi che Runadrim e Caleva si sono fermati e si guardano attorno, stanno anche loro indagando, si sono anche loro accorti che c'è qualcosa che non va. Te ti guardi attorno, sei lì, non noti niente di strano. Guardi con occhio interrogativo Caleva e Runadrim, loro guardano con occhio interrogativo te e te vedi dietro di loro un lupo bianco che si avvicina in corsa. Ho mai visto, o meglio, riesco a percepire se è aggressivo, se sta attaccando, se sta Allora, caricando. da questa distanza non riesci a capire se è proprio aggressivo, intento ad attaccare, però sarebbe strano un lupo da solo che attacca 3 uomini a cavallo. È a una trentina di Ok. metri da Caleva e Runadrim. Guardo Caleva perché Mh. so che lei è quella esperta di lupi e sicuramente se c'è un pericolo lei l'ha notato. Allora, ce l'ha alle spalle Ah, cazzo, ok. e una peculiarità dei lupi è che non fanno rumore. Ah, Anzi, vediamo se se ne accorge uno dei cazzo. 2. Allora, vediamo se se ne accorge il nostro caro amico Runadrim. Okay. Okay, ti dirò, Runadrim non se ne accorgerà, Caleva se ne accorgerà, ma non immediatamente. Quindi a meno che tu non voglia fare qualcosa, farò passare il tempo per fare in modo che Caleva se ne accorga. Ok, posso... parlerò a Caleva, non urlerò, ma userò un tono necessario perché lei possa sentirmi. E in realtà chiamerò entrambi, cioè chiamerò Caleva, Runadrim, diciamo indicando implicitamente il lupo che sta arrivando. Okay, vediamo se colgono il tuo cenno. Ma porca. Okay. È facile, cioè. Okay, Runadrim lo capisce subito. Caleva è lì che ti di ma che cazzo, cioè Caleva non ha capito. Runadrim invece ha capito, si gira, vede il lupo e te lo vedi con estrema rapidità scendere da cavallo con un balzo, estrarre la lancia da dietro la schiena, prenderla a 2 mani e correre incontro al lupo. Caleva nota la scena e dice: "Oh, cosa?" Si gira. Il lupo sta correndo appunto verso Runadrim, salta, Runadrim si prepara con la lancia per colpirlo in volo, solo che Caleva dice: "Fermo!" Runadrim si gira e il lupo gli cade sopra. Però non inizia a mangiarlo. È il lupo di Caleva, sono sicura. Inizia Bastardo. inizia inizia a leccargli la faccia. Molta bava, per così dire. Caleva però non sembra felice di vedere la sua lupa, che tu adesso che hai realizzato
che era il suo lupo, sai che è Shelka, la lupa di Kaleva, la lupa bianca di Kaleva, per la prima volta Kaleva sembra irritata della presenza di Shelka. Infatti scende e si avvicina a passo abbastanza pesante verso Shelka, che appena la vede si sposta da Runa Dream e si siede scodinzolando. Noi stavamo guardando il fiume, lei arrivava da nord, quindi e Kaleva vive a sud. quindi Ma ci te stava non sai arrivando se incontro Kaleva- sostanzialmente. Ma te non sai se Kaleva è partita da casa sua? Non sai da dove sia partita Sì, chiaro. Kaleva? E quindi rimango a guardare la scena e a analizzare, tra virgolette, come si comporta Kaleva. Perché io noto Allora. che è, diciamo, indispettita. Sì, cioè Ok. proprio hai presente un po' di teatralità, Ok. per così dire. È Sì, scesa marciando verso la lupa che l'ha vista, si è fermata subito e si è seduta scodintolando. Ok. E la sta rimproverando Kaleva. Ok. In modo fermo, cioè non cattivo, ma in modo fermo, severo. Kaleva e Runa Dream hanno guardato quindi il fiume. Allora, avevano quasi finito, te eri ok. verso metà. Finisco di guardare il fiume, mi porta il cavallo sostanzialmente dalla riva opposta e rimango ad aspettarli, suppongo. Ok. Cerco di- Runa di- Dream... sì. Se vai. posso capire se Kaleva sta dicendo qualcosa a Runa Dream o alla sua lupa che io posso comprendere. Allora, sta dicendo qualcosa alla lupa, solo che le sta parlando nella lingua delle tribù centrali, perché che cosa destra un lupo in comune non è la sua lingua. Te riconosci delle parole, concettualmente ti rendi conto che l'aveva lasciata a nord, ok? Perché si sarebbero presi cura di lei e che lei doveva restare dove l'aveva lasciata. Quando dico lupo artico, non intendo i lupi che abbiamo noi, perché tendenzialmente sono prima di tutto grandi il doppio, sia in altezza che in lunghezza. Diciamo che un lupo di questa razza, se è grande, può essere cavalcato da un uomo. Shelka ha gli occhi azzurri, belli freddi, il pelo folto, molto curato, ha proprio il manto bianco, quindi diciamo che se lei si stendesse sulla neve non la vedi, cioè è il manto perfetto per cacciare in quell'ambiente lì, quindi è anche per questo che non è stato così facile notarla fin da subito. Di carattere, Shelka ti conosce, siete abbastanza amiche, si lascia pettare, fate qualche gioco insieme. È il classico cane del tuo migliore amico, cioè ti conosce, sa chi sei, non ha nessun problema a stare con te. Sei abbastanza sicura che se dovesse scegliere se sbranare te per salvare Kaleva, probabilmente ti sbranerebbe. Te rimani passiva e vedi dalla neve che si alza un Runa Dream molto schifato. Perché è molto schifato e anche incazzato, perché lui pensava che ci fosse un lupo in attacco, no? Era partito pronto Era per convintissimo. salvarmi, no? Cioè era prontissimo, lui voleva mostrarmi, no? E invece si è ritrovato un cane gigante che gli ha leccato la faccia, ok? Quindi ha tutta la faccia appiccicosa giusto. con la bava, gli ha spettinato la barba e è lì che cerca di sistemarsi la barba e oltre adesso è pieno di neve, quindi e si è bagnato, è a freddo e si sta trattenendo assai dall'imprecare Runa Dream. Guarda con abbastanza odio Shelka in questo momento. Non faccio altro. Vorrei pettare il mio cavallo, in realtà. Che è stato bravo a guardare il fiume. Mi faccio un addestrare animale. Ok. Lo cogli di sorpresa quando lo No. petti, cioè fa tipo oh, però lui di per sé lo apprezza, lo accetta molto tranquillamente, scuote un po' la criniera, però lei tipo oh mio Dio. C'è Runa Dream che si sta facendo strada nella neve mentre arriva il suo cavallo, dove recupera uno straccio e se lo passa in faccia abbastanza stizzito e risale sul cavallo. Kaleva si avvicina a voi, torna indietro e dice: quella cretina di Shelka è scappata da dove l'avevo lasciata. Temo dovremo fare una deviazione e riportarla indietro. Chiedo dove l'avevi lasciata di preciso. L'avevo lasciata a una delle tribù settentrionali. Ok. Il problema è che ho un viaggetto di 2 o 3 giorni, quindi è stata brava a seguirmi fin qua, direi. Però mi ha piantata una bella grana adesso.
Fa proprio questo sbuffo qua e risale a cavallo. Tanto c'è Scelka che ti guarda scodinzolando. Semplicemente le faccio un sorriso. Voglio seguire, mettermi di fianco a Kaleva per chiederle quanta deviazione ci dovrebbe essere se vogliamo riportare indietro Scelka. Beh, in realtà non è neanche una vera e propria deviazione. È il fatto che siamo costretti a fermarci che mi dà fastidio. Sono sulla strada, dobbiamo andare a nord. Il problema è che dovrò scusarmi per il comportamento di quella dannata bestiaccia e vedere se i patti vanno ancora bene. Quindi potremo perdere come minimo un'ora. Non credo che sia una deviazione particolarmente dispendiosa, quindi... Beh, sì, è vero, di per sé non è così grave. È il fatto che siamo partiti in ritardo che la rende piuttosto pericolosa come deviazione. Ha detto questa cosa non con malizia, l'ha detto come un semplice constatare i fatti. Mhm. Il tuo cavallo è un po' irrequieto alla presenza di un lupo così grosso. Evidentemente non ne ha visti molti ed è tipo un po' restio a starci vicino, ecco. Si sente a disagio a stare vicino a Shelka. Shelka ovviamente non è minacciosa, cioè lei li conosce i cavalli, sa che non si toccano, sa che non sono cibo, amici non cibo. Ti rendi conto ora che di solito Shelka non è aggressiva con gli estranei, ma non è manco così amichevole. Cioè lei è saltata addosso a Runadrim che era armato e si è messa a leccargli la faccia. Vorrei chiedere a Kaleva, scusami se te lo chiedo, ma Runadrim non conosce Shelka? Ok. Comunque ti faccio notare una cosa. Runadrim ti ha detto che è stato per la maggior parte della sua vita a fare il guardiano delle nebbie, no? Com'è che sa il comune? E quindi fai questa domanda qua a Kaleva. Kaleva non ti guarda e ti dice: no, non si conoscono. Ok. Solo che non avevo mai visto Shelka così affettuosa con uno sconosciuto. Il nostro Runadrim è un ragazzo pieno di sorprese. Ormai non sono neanche più stupita. Probabilmente se n'è accorta anche Shelka. Ok. Ora sono tentata, sono molto tentata di dirle... Vaffanculo. No, di dirle... Fuck you, bitch. di dirle capisco anch'io. Con quella faccia del tipo I know everything, bitch. Non è vero che non conosco tutto, però so qualcosa. Capite? Sono molto tentata, però dirò a che punto siamo del viaggio e soprattutto tra quanto potremmo fare una sosta perché devo chiederle una cosa. Ok. Kaleva ti guarda e ti dice: beh, siamo partiti da poco, contando tutti i ritardi che ci sono stati oggi, da oggi compreso 5 giorni di viaggio. Quindi dovremmo prendere più provviste. La sosta che faremo la faremo quando arriveremo alla tribù. Ci fermeremo un'ora, forse 2 per asciugarci, recuperare le provviste in più che ci servono, poi partiremo e viaggeremo fino a tardo pomeriggio dove inizieremo a costruirci un rifugio. Lei ti dice così perché non è che puoi dormire all'addiaccio. Dovete farvi delle tane di neve, sostanzialmente, oppure trovare un boschetto, roba abbastanza rara. Più a nord no, però in quei territori è rara e ci vuole un bel po' a preparare un accampamento quando si viaggia nelle terre perdute, quindi meno un paio d'ore ci vogliono, se lavori bene. Quindi puoi ipotizzare che avete altre 3-4 ore in tutto di viaggio Ok. ancora. Rallento leggermente per spostarmi da Runadrim. Runadrim ormai si è ripreso dallo shock. In realtà lo vedi abbastanza tranquillo. Adesso è guardingo, adesso si guarda intorno. Hai già affrontato dei lupi, giusto? Oh beh, sì, ne ho affrontate di cose. Mai uno di quelli che invece di sbranarti ti lecca la faccia, però sì, ne ho affrontate di lupi.
Sono stato fortunato che fosse la lupa di Caleva. Diciamo che ti è andata bene perché non ho mai visto Scelka così affettuosa con degli sconosciuti. E lo dico con aria molto seria. Per lui noti che non è un big deal, nel senso, ok, cioè vabbè. Mi annuisce, quasi inquietato dalla tua serietà di questa... Noti comunque, adesso che era un po' scombinato appunto, che sotto il mantello ha anche un pugnale Ok. alla cintura, ma pugnale, puoi definirlo un coltellaccio, nel senso che è una bestia così. Mhm. Che troia. Però la guardia di quel pugnale non è di bronzo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, scusami, proprio è Mm. stata una mia dimenticanza prima. Quando ti sei riferita a Runadrim, quello che ti ha detto Caleva riguardo al fatto che fosse pieno di sorprese, l'ha detto con un velo di disprezzo. Vorrei parlare a Luna Dream e chiedergli: hai detto che sei stato fin da piccolo cavaliere delle nebbie? Fin da piccolo, da quando ho 13 anni circa. Sono 6 anni che faccio questo lavoro, insomma. Curiosità. Exactly 6 anni, eh. Posso chiederti per curiosità come hai imparato il comune? Ti offenderesti se ti dicessi che non è il momento di parlartene e non per mia scelta? No, assolutamente. Mm, faccio tipo il segno verso Caleva. No, lui fa cenno di no, Ok, non c'entra Caleva sto giro. ok. Allora gli faccio un cenno di assenso e continuiamo la marcia rispetto alla Ok, sua... quando gli fai il cenno di assenso, decide di darti un contentino. Beh, quando ero piccolo c'era un uomo delle vostre terre che è venuto e l'ha insegnata al mio popolo, la lingua. O almeno siamo stati costretti a impararla perché lui non è riuscito a imparare la nostra. Abbasso la voce. Ehm, posso chiederti il suo nome? Anche se lo sapessi, non credo potrei dirtelo. Mi tiri un attimo un di 20? Sì. 18. Ok, capisci che c'è palesemente qualcosa che non ti ha detto. E quando ha parlato di quest'uomo lo ha detto con un po' di brivido. Ora mi sono rotta il cazzo della gente che non mi dice le robe e quindi, dato che ho notato questa cosa, gli risponderò: non penso che tu sia stato sincero al 100%, lo dico sempre a voce bassa, però rispetto le tue scelte, quindi non ti disturberò oltre. Quando tu dici questa cosa, noti nel suo sguardo gli occhi affranti, cioè quando tu gli hai dato del mezzo bugiardo ci è rimasto male, perché in realtà tu hai capito che non ti ha detto tutto, cioè non è che hai capito che ti ha mentito, hai capito che ha omesso delle parti, quindi Certo. lui che era sincero ci è rimasto male, tu gli hai dato dello sporco bugiardo e Beh, ma quindi ci è rimasto fai male. conto che Tasha è fatta così, cioè nel senso... Sì, 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 lui ci rimane un po' di sasso Ok. e non ti risponde, cioè tipo... ah. C'è quel silenzio di imbarazzo nell'aria e c'è Scelka che vi sta dietro, però sta dal tuo lato. Proseguite appunto in silenzio nella neve. Inizia a caderne un po' di meno, però non in maniera consistente. Dopo quella che è circa un'oretta, il sole ha già iniziato a discendere, le giornate durano pochissimo, cioè non è che c'è tramonto, però ha già superato il suo zenit e sta iniziando a scendere. C'è un odore strano nell'aria. A un certo punto, state salendo su un crinale, c'è un odore strano nell'aria. Un odore molto difficile da sentire da quelle parti. È odore di legna bruciata. Tanta legna bruciata, ma anche qualcos'altro. C'è qualcos'altro oltre alla legna di molto fastidioso. Anche Scelka noti che è infastidita dall'odore.
Quando Caleva si accorge anche lei dell'odore, parte al galoppo verso la cima del crinale e quando arriva alla cima fa una frenata al suo cavallo che si mette di lato e Caleva guarda attonita il paesaggio ai piedi del crinale. C'era il villaggio ai piedi del crinale? Vado, ma aumentando leggermente l'andatura, non facendo quella galoppata frenetica di Caleva perché non la saprei gestire. Luna Dream diciamo che se ne frega anche lui di lasciarti indietro, parte anche lui al galoppo quando vede Caleva. Lui però reagisce in modo diverso. Diciamo che ci sono due pareti rocciose che iniziano alla fine a quella che è il ciglio del crinale. Lui dà un pugno a questa parete di roccia, rimanendo in silenzio. Te ci metterai un po' di più ad arrivare. Quando arrivi, quello che vedi sono i resti di una cittadina. Piccoli fuochi sparsi su tende che sono state abbattute, case bruciate. Senti ancora le urla di qualcuno. E per le strade si aggirano degli uomini vestiti in un modo che non hai mai visto. E sono a cavallo di lupi giganteschi. Fine della sessione. Di sicuro una che cazzo? Il regno del fulmine e il regno dell'ombra sono in guerra con gli altri quattro regni? Un guardiano delle nebbie. Un'origine maledetta. Cioè, rimettendo Bravo! Ma al centro di quelle nebbie stava una montagna. Una montagna di cui il master non ricorda il nome, ci sta pensando da diversi minuti, quindi Perché non mi fa piacere, sia riguardo a Colored. qua c'è stato un crossover. C'è stato un crossover. Aspetta. Ok. Soprattutto per... Non danno un nome ai fiumi o ai laghi avremo più bloopers che video, cazzo. Ok. C'è Oh, Osvare. Ok. Ne ho sentito parlare, ma il mio tiro di storia è andato male, quindi... No. No, ma perché non hai competenze in storia? Questo è canon. Oh. No. La mia domanda è, sarà una campagna breve? No,